Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi sono tornato a dipingere le miniature per il gioco di ruolo Dungeons and Dragons. Quest'oggi vi mostrerò come dipingere un modello adatto alla classe del ladro o dell'assassino. Quindi preparate tutto l'occorrente perché stiamo per cominciare. Ecco la miniatura, ragazzi. La dipingerò basandomi sul disegno presente sul retro della scatola. Per cominciare ho dipinto il volto e le dita della miniatura mescolando una parte di tan e una di Heavy Skinton. Ho applicato 2 mani di colore per ottenere la coprenza desiderata. Come vedete ho dovuto riprimerizzare l'intero modello di nero. Purtroppo la miniatura presentava svariate linee di fusione e per rimuoverle ho dovuto usare una lima. In questo modo anche il primer bianco già presente sulla miniatura è venuto via, rendendo così necessario applicare nuovamente un primer. Con un pennello sottile ho dipinto di nero i baffetti vicino alla bocca del modello. La corazza di cuoio e i pantaloni sono di colore piuttosto scuro, perciò per dipingerli ho usato un mix di heavy grey e di nero in rapporto 1:1, evitando però di dipingere le maniche della veste. Le maniche sono di colore tendente al bianco, quindi ho applicato una base di Cold Grey per dipingerle. I guanti e gli stivali sono stati dipinti mescolando il Charred Brown e lo Smoky Ink. Se volete ottenere un colore più scuro, usate solo il Charred Brown. Una miscela in rapporto 1:1 di Heavy Green e Smoky Ink è stata usata per dipingere la cappa sulle spalle del ladro. Con il colore Heavy Siena ho dipinto le strisce di cuoio vicino alla cintura. Utilizzando una miscela di Heavy Siena e Misty Brown in rapporto 1:1 ho dipinto tutte le cinture del modello, mentre con il Leather Brown ho dipinto la borraccia.
Con il LED Belcher ho dipinto il pugnale e le parti metalliche. A questo punto ho applicato il Reclan Flashshade sulla pelle del ladro. Il Null Oil l'ho applicato sull'armatura di cuoio, sui pantaloni, sulle maniche della veste e su tutte le parti metalliche. La Grax Airshade l'ho usato per ombreggiare tutte le parti marroni. Infine ho applicato la Tonian Camo Shade sul coprispalle. Ed ecco come si presenta il modello dopo le lavature. Ho riapplicato un mix di Tan e Heavy Skin Tone sul volto e sulle dita del modello, lasciando delle zone d'ombra tra le dita, sotto gli zigomi, sul collo e sulla fronte. Aggiungendo una goccia di Pale Flash ho messo in risalto le parti appena dipinte. Con un'ulteriore goccia di Pale Flash ho accentuato maggiormente alcune parti del volto e delle mani, come la punta del naso, gli zigomi, il mento, le sopracciglia, la punta delle dita e le orecchie.
A questo punto, per evitare di lasciare completamente neri i capelli, ho aggiunto dei riflessi di colore grigio scuro su alcune ciocche, usando un mix di nero e Rackard Flash. Sulle maniche della veste ho riapplicato il Cold Grey. Anche in questo caso ho lasciato delle zone d'ombra all'interno delle pieghe. Come vedi ho applicato più mani di colore nelle zone che volevo mettere in maggiore risalto. Aggiungendo una goccia di Stonewall Grey ho ridipinto le pieghe esterne presenti sulle maniche. Infine con il White Scar ho terminato di lumeggiare le maniche della veste. Ho ridipinto la corazza di cuoio e di pantaloni con la stessa miscela di heavy grey e di nero usata inizialmente. Anche in questo caso ho applicato più mani di colore nei punti che volevo mettere maggiormente in risalto. Mescolando nuovamente il Charred Brown ed il Beastie Brown, ho ridipinto gli stivali ed i guanti. Questa volta però ho usato una quantità maggiore di Beastie Brown, all'incirca in rapporto 2:1. Ho lumeggiato la cappa con un mix di Heavy Green e Plug Brown in rapporto 1:1. Dato che non mi piaceva molto il contrasto formato tra le luci e le ombre, ho deciso di applicare solamente il colore Heavy Green, per ottenere una sfumatura più omogenea tra i due colori.
Ho finito di lumeggiare la cappa aggiungendo una goccia di camouflage green alla miscela usata precedentemente. In questo passaggio ho messo in risalto alcune pieghe ed i bordi del mantellino. Con il Dark Flash Tone ho ridipinto le strisce di cuoio vicino alla cintura, mentre con un mix di Beastie Brown e Leather Brown in rapporto 1 a 1 ho lumeggiato tutte le parti marroni. Infine, come ultimo passaggio, ho utilizzato nuovamente il LED Belcher per dipingere tutte le parti metalliche. Questa volta però ho anche dipinto alcuni dettagli, come le fibbie presenti sulle cinture e le borchie presenti sull'armatura. Eccoci qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere anche questo modello. In realtà non vi ho detto che questa miniatura è stata dipinta per il mio amico Andrea, il quale gestisce il canale Dungeon Bear Podcast qui su YouTube. Come suggerisce il nome stesso, il suo canale è un podcast in cui vengono trattati i più svariati argomenti, come film, serie TV, videogame, giochi di ruolo e molto altro. Inoltre ho avuto anche il piacere di essere loro ospite nella quinta puntata. Perciò se siete interessati vi lascio in descrizione il link al suo canale e alla puntata in cui sono stato invitato per parlare di miniature e di musica. Come al solito ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo tutorial e noi ci vediamo come al solito settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!